Buongiorno a voi ragazzi, sono Don Giacomo Benvenuto, parroco della chiesa di San Nicola di Pratea, dove siamo adesso qui a Scalea, in Calabria naturalmente. Il territorio della parrocchia comprende, oltre alla chiesa parrocchiale dove siamo, anche il santuario di Santa Maria del Lauro. Già nell'anno 1000, poco dopo l'anno 1000, fu prima costruita la chiesa di sotto, che noi chiamiamo cripta adesso, ma era la prima chiesa. Cripta, vi dicevo, sorge prima del 1100. E successivamente poi fu costruita questa chiesa sopra, cominciando dalla cappella di Santa Caterina, che fatta fare da Ademaro Romano, un ammiraglio della famiglia Angioina. Poi c'è il quadro alle mie spalle, dedicato alla Madonna del Monte Carmelo, di Azzolino del 1700, con le figure di San Nicola da una parte e San Carlo Borromeo dall'altra. E poi in primo piano ci sono i principini, sicuramente i figli del committente dell'opera. E poi la cripta è molto artistica, ci sono degli affreschi del 1400, ci sono delle colonne utilizzate, riprese meglio ancora, da un tempio romano nella zona, che sono state utilizzate poi qui, riutilizzate per creare appunto la cripta che è sotto di noi. Poi c'è il santuario dedicato alla Santa Maria del Lauro, Madonna del Lauro. Lì la festa principale si svolge l'8 settembre, che coinvolge non solo il territorio parrocchiale, ma tutta la città. Migliaia di persone si riversano qui. E la processione si svolge la sera, la portiamo sul lungomare di Scalea e quando il tempo ce le permette facciamo anche un bel giro con la Madonna con le barche sul mare. Le persone che vengono, soprattutto quelli della zona, trovano le nostre radici in questa chiesa, quindi c'è un ripensare a tutto il passato. È bello che sappiano dove potersi recare per vivere un momento di spiritualità o semplicemente di visione dell'arte che è racchiusa nelle nostre chiese. Naturalmente facciamo in modo che il vostro ingresso, giusto come suggerimento questo, sia soprattutto un incontro con il Signore, per chi crede naturalmente. Il fatto di riportare a casa dei ricordi, video o foto, che venga dopo. Quando entrate, prima preoccupatevi del rapporto con il Signore, momenti di spiritualità, e poi, dopo aver vissuto a livello personale, con gli occhi soprattutto, la presa di coscienza di ciò che vi circonda, e dopo con calma fate le foto o i video che vi servono per portare con voi il ricordo di questo incontro. Le tradizioni sono importanti perché in effetti ci permettono di far sì che ci sia un nostro legame con tutto il passato che ci riguarda, che ci ha creato una identità. Quindi è bello ricordarlo, il passato, fare in modo che la vita ci spinga verso il futuro con speranza, proprio basando questa speranza su ciò che è la memoria, ciò che abbiamo vissuto, ciò che hanno vissuto, ciò che ci hanno trasmesso. Quindi è un legame in effetti con la nostra identità. Ed è bello fare in modo che non si perdano del tutto, magari si trasformano un po', come sta avvenendo negli ultimi tempi, non riviviamo le tradizioni tale e quale come nel passato, le modifichiamo un po', però è bello che resti questo aggancio tra noi e il nostro passato, la nostra memoria, le nostre radici. Ora, cari ragazzi, chiudiamo facendo da parte mia un appello alle persone che possono venire tranquillamente a visitare questa chiesa e a godere anche la bellezza che c'è racchiusa in essa. Vi saranno accolti con grande gioia, anche aiutati a vivere un momento di incontro spirituale con il Signore, così poi avete libertà di fare foto, video per riportare con voi il ricordo di questo incontro.